Ciao a tutti amici, Eh, benvenuti qui da Synth Cloud, sono qui da Daniele Manfredi, c'è anche l'amico Michele, siamo qui così per provare il Dexibel S9, il Vivo S9 Stage Piano. Prima di tutto ringrazio perché vabbè, io sono spesso qui, anzi ci sarò sempre di più, nel senso che in Puglia intendo, nel senso che vivo tra il nord e il sud e ora starò parecchio qui durante l'anno. Questa è una cosa che mi faceva piacere dirvi perché insomma ci sarà uno studio nuovo a casa, vedrete tante cose nuove, insomma, per chi mi segue, insomma, senza esagerare, però insomma ci sono un po' di cose nuove delle quali sono molto felice per la mia famiglia e tutto il resto. Allora, a parte questo, stage piano S9, Vivo S9, secondo me è giusto che ci sia scritto stage piano. Allora, vi spiego perché. Avete sentito, vabbè, all'inizio l'organo, chiaramente il clone Hammond, che è all'interno, dove non è solamente un clone Hammond, è anche, diciamo, un clone di organi in generale, quindi c'è anche il farfisa, c'è il Vox, ci sono il pipe organ. Ma diciamo che in linea generale è uno stage piano con tanti suoni, chiaramente, molto sviluppato, molto aperto, con un sacco di opportunità, ma comunque uno stage piano con un organo. Questi layer e questi split con questi suoni qui, che sono suoni belli, quindi nel senso. Qui ho al pedale, per esempio, questo controllo sul filtro che è collegato, ce l'avete anche qui a disposizione. Questo per dire che ci sono delle opportunità e delle possibilità, come dicevo, non è dedicato a quella. La sensazione più o meno, perlomeno che si ha quando lo si suona, è di una cosa che non è dedicata alla sintesi, ecco. Lo dico perché così non ci sono fraintendimenti, nel senso che secondo me la cosa che arriva immediatamente quando lo si suona sono questi suoni pianistici, una tastiera fantastica perché è veramente bella, sotto le mani è piacevolissima. Poi come sapete io non conosco mai perfettamente il nome della tastiera che viene utilizzata all'interno di questo modello, ma quello che so è che c'è del legno, vedo del legno e mi sembra anche strutturale, nel senso che lo vedo all'interno, mi sembra una cosa seria, lo senti anche sotto le mani che la risposta a qualcosa di naturale. Poi il collegamento col campionamento è molto bello. Ecco, c'è da dire che la tastiera è davvero molto 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 bella. Quella è davvero molto molto bella. Il suono di pianoforte, questo Japan a me piace tantissimo. Platinum. L'ho sempre trovato veramente molto molto bello. Poi vabbè, io vorrei fare così, diciamo, andare a prendere quelli che sono poi i suoni che mi interessano personalmente. Quindi vabbè, andrei per gradi, Electric Grand, quindi un CP. Per la gioia dell'amico Marco Ballarani che saluto, compagni di mille avventure. Direi che è bello.
molto piacevole da suonare, bello bello. Poi piano elettrico, a me piace questo Sweet Case. Scusate se ogni tanto becco qualche rana, ma questa sedia è un po' bassina, sto suonando un po' così, però spero di non prendere troppe rane, come dico io. Questo mi piace. Ecco, qui abbiamo per esempio a disposizione alcuni effetti. L'overdrive, per esempio, è settato in modo intelligente, nel senso che possiamo agire. Il chorus, possiamo decidere l'intensità. E un equalizzatore dove possiamo dare un po' di gain in alto, in basso. Insomma, ci sono dei parametri che abbiamo qui a disposizione. Ora chiaramente mi sono un po' allontanato da quello che era il suono iniziale. A me piace molto questo, poi anche la qualità degli effetti è ottima. Ecco, diciamo che in queste categorie davvero siamo assolutamente coperti. Il Wurlitzer risponde un filino troppo acceso all'inizio, troppo aperto, ma è una questione dinamica, mi sembra di sentire. Perché... non mi sembra affatto male. Poi andiamo sugli FM. Sentite che la qualità dei suoni è molto bella, Si può cambiare il suono tenendo quello precedente, ho detto. Clavinet. Arrabbiatissimo. Comunque sembra vibrafoni vari, cioè proprio da stage piano. Poi arriviamo chiaramente alla questione organo. E lì abbiamo due modelli di tone wheel, poi il Farfisa, il Vox. Pipe organ, ma comunque in generale, insomma, quello che ci interessa, immagino, è la tone wheel. Quindi l'Hammond è un clone a tutti gli effetti, motorizzati questi, nel senso che se cambio preset loro si spostano e io me li ritrovo esattamente come sono nel preset. Questa è una cosa che, diciamo, rende comoda la questione del cambio di preset e della situazione dove si passa magari da un piano a un organo e ci si ritrova con questi già nella posizione esatta. Quindi se vogliamo modificare non partiamo da un'altra posizione e non ci ritroviamo a fare quella cosa che succede spesso con le tastiere, diciamo, che non sono solo dei cloni ma sono anche altro, come in questo caso, dove magari si scatta, no? Scatta il suono di quel drawbar e appena lo si muove lo troviamo a un livello che non è quello che vogliamo. Qui questo problema non c'è.
Allora, andiamo per gradi. Suono naturale, senza niente. Chorus. Abbiamo tutti i tipi. Vibrato 1, chorus 1. Lascio il chorus 2. Percussione. Terza. Soft. Fa tutto quello che serve. Poi accendo il rotary. Allora, provo a usarlo come normalmente lo uso io, quando accompagno. Avete sentito all'inizio nel brano più o meno come legava col resto. Allora, diciamo che così a primo utilizzo è un clone, questo di sicuro, c'è anche l'overdrive. Levo la percussione, muovo un po'. Ecco, diciamo che sicuramente è un clone, nel senso che abbiamo a disposizione tutto quello che è l'aspetto di gestione del suono dell'Hammond, che è quello dei cloni, e quindi quando parlo di quello dei cloni sembra le robe di Star Wars, no? No, comunque sembrano le guerre dei cloni, quelle robe lì dei film di Star Wars, ma in realtà allora levo l'overdrive, teniamo pulito. Sicuramente per un discorso di accompagnamento va benissimo, c'è un clone Hammond a bordo. Dal punto di vista della qualità del clone Hammond in particolare, chiaramente devo essere sincero, adesso come adesso è un clone che funziona, ci sono delle cose in giro di questo genere che hanno a bordo dei suoni più, diciamo, convincenti, ma non che questo non sia buono, va bene, per certe cose suona bene, però sentite che risponde in modo corretto, ma diciamo, come dire, ci sono adesso sul mercato delle tastiere di questo genere che hanno un clone a bordo più avanzato di questo. Però va benissimo. Ecco, diciamo che è un'opportunità assolutamente utilizzabile e secondo me magari anche con un rotary esterno magari si può fare del bene. Questa è la mia idea, poi ditemi anche voi. Passo a
suoni di altro genere che sono classici da stage piano, no? Quindi abbiamo gli strings, i pad, i cori, i brass, synth, chitarre, bassi e tutto il resto. Tutte queste cose possono essere utilizzate. Qui ci sono gli split, i layer, le possibilità di accoppiare i suoni e sono belli questi. La qualità dei suoni è sempre alta, eh. Questi sono suoni che ho già incontrato in altri modelli. I Decibel sono bellissimi. Veramente belli. Belli questi. Sono molto belli. Ecco, c'è da dire che gli strings in particolare sono veramente, veramente molto belli, eh. Cioè, sono proprio belli tanto. Anche questi synth. Sono bellissimi. Cioè la scelta che è stata fatta di questi suoni è molto molto gustosa. Cioè proprio la scelta del materiale è ottima, non so come dire. Non c'è un suono che non abbia comunque dentro qualità, molta qualità. Questi pad sono tutti bellissimi, i suoni sono tantissimi. Sentite che la qualità è ottima. Cioè, questa è un'alternativa fondamentalmente alle Electro, alla YC, a quelle tastiere. Avete a disposizione, è una modalità differente di utilizzo, bisogna entrarci chiaramente, però la qualità dei suoni è pazzesca. Chiaramente lì la questione dell'Hammond è una cosa che va un po' valutata, dovete vedere se vi trovate, se il suono è quello che avete in testa. Io vi ho detto la mia, ma poi magari un altro dice no, no, per me è totale, io non posso suonare con nient'altro, ma diciamo che sul mercato ci sono queste tastiere, questi piani elettrici con
Hammond incorporato, tipo come... E lì va un po' a gusti e anche, bisogna anche decidere più che altro da che parte ci interessa di più stare, no? Nel senso che magari qui dal punto di vista dell'Hammond siamo un po' più giù rispetto ad altre cose, però dal punto di vista di questi suoni qui, come qualità siamo veramente ad ottimo, in un ottimo range di partenza, eh. Poi sull'opportunità di intervento o meno velocemente lì si può discutere perché poi bisogna chiaramente entrare in relazione con la tastiera, però tasto, suoni fuori dal contesto pianistico ci siamo tanto. Sono bellissimi. Anche i... E poi quando li mettiamo insieme, no? Cioè la qualità la sento. In generale questa cosa di Decibel è evidente sempre in tutte, dalla S1 a quelle a tutte quante hanno questa cosa qui, che poi tu decidi magari anche come apparecchiartela con i suoni e le cose, però la qualità singola di ogni cosa che è stata inserita è sempre alta. Spero si senta, si capisca, no? Ecco, questa è una di quelle tastiere che invece che viene un po' voglia di registrarla in modo sopraffino, perché poi io cerco sempre di fare una cosa di massima che sia un po' quella che può dare di più la sensazione del risultato finale di un lavoro live magari o comunque in studio, ma in termini di registrazione ragionevoli, perché non so come dire, se si comincia a entrare nel dettaglio del 96 kHz, della perfezione sonora digitale, di alzare il livello digitale, allora lì si entra, si può anche rimanere, l'informazione che arriva potrebbe essere fuorviante secondo me, perché poi in certi contesti non ci si ritrova in quella condizione, però qui con questa... precisione, diciamo, questa sensazione di raffinato che c'è dietro alcuni suoni, viene voglia appunto di utilizzarlo in studio, magari. Il Maze. Cioè il tentativo è sempre molto alto, non so come dire. Poi il risultato dipende anche dai gusti, se vi piace questa sonorità, questo tipo di... Secondo me è innegabile che la qualità sia alta e quindi, cioè, nel senso, abbiamo ascoltato più o meno tutto quello che c'era da ascoltare. Tornerei poi a quello che è la poi più evidente dello strumento, che è quella pianistica, anche per la tastiera, devo dire, come ripeto, è veramente bellissima, ed è pianistica. Sentite che avete sentito anche nella registrazione che il suono è molto naturale, registrato anche in quel brano l'iniziale, così, che poi non sono mai brani, cioè io dico brani ma sono fatti apposta per sentire il suono, le cose,
come legano i vari contesti, no? E tutti mescolati, non sono canzoni. Cioè, nel senso, delle demo, no? Per cercare di fare un po' di tutto con una tastiera e far capire quali sono le potenzialità in un contesto musicale che però chiaramente non è una canzone, no? Non ha un senso. Però ci fa capire magari la resa di... Questa cosa qui mi piaceva farla perché sentivo che c'era un bel cuore qui, una bella morbidezza. Quindi queste cose qui vanno considerate dal punto di vista pianistico, piani elettrici, anche con un suono alla volta, ma quello giusto, ci siamo. È un bellissimo Rhodes, cioè nel senso pianoforte. L'Hammond c'è ed è inserito in questo contesto e secondo me è... secondo me va bene, ma è meno forte, diciamo. Meno avanti, diciamo, rispetto al pianoforte, i piani elettrici che sono veramente molto, molto... eh, rimangono impressi, non so, rimangono dentro nel sangue, ecco. Lemon mi ricorda un po' i primi tentativi di clone su computer, quelle cose lì. Che comunque va benissimo, Ripeto, chiunque di voi si occupa, diciamo, è appassionato di cloni Hammond sa di cosa parlo, insomma, no? Del livello che si è raggiunto. Comunque, ragazzi, io penso di aver così, insomma, considerato tutto, no? Di questa tastiera. Quindi, ricapitolando, bellissimo tasto, bellissimi pianoforti, tante cose. E poi, vabbè, dovete un po' così ragionare voi su quello che vi serve, e che è proposto in questo caso, in questo tipo di strumento. Io vi ringrazio Daniele Manfredi e Michele che è qui con noi. Adesso mangeremo qualcosa, speriamo. E spero sia stato utile, insomma, è uscita da tanto, io arrivo per ultimo, l'hanno provata tutti, ma insomma ho avuto l'occasione finalmente di provarla e niente, vi ho detto quello che è la mia impressione. Come sempre non sono entrato nel lato tecnico più dell'architettura in modo profondo, perché come sapete è una cosa che io non approfondisco, anche per potervi dare una opinione a primo contatto, perché quella è una cosa che ho sempre cercato io personalmente. Prima di iniziare a fare video io cercavo qualcuno che mi facesse capire qual era il feeling che provava, e normalmente trovavo sempre invece qualcuno che spiegava cosa facesse la tastiera, quali fossero, no, le possibilità, ma raramente io percepivo il feeling, cercavo di capirlo. Invece io parlo più di quello, ecco, mettiamola così. E per avere quella sensazione di feeling immediata e portarvela devo anche un po', non troppo, stare sullo strumento. Infatti molto le mie recensioni, quando rivedo i miei video, molto spesso quelli più belli sono quelli dove io era la prima volta che mettevo le mani, perché quelli che fatti su tastiere che invece ho utilizzato per tanto tempo, magari live nel mio lavoro, in realtà non sono mai altrettanto profonde e secondo me spontanee, no? È una cosa, dipende, facciamo che dipende. Come ripeto, spero sia stato utile. Dexibel, marchio italiano, quindi sempre come dire, un occhio di riguardo, no? Da parte di noi tutti per chi si dà da fare in questo periodo storico così strano, no? Facendo strumenti musicali e portando la musica. Quindi un abbraccio fortissimo a tutti, e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video che faccio divisi per categorie di tipologie di strumenti e cose del genere, e anche la mia musica, e i miei libri, un sacco di cose, tutto il mio mondo, se vi interessa è lì. Quindi un abbraccio forte, state bene, ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.